Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Anche per le fonti religiose si presenta lo stesso problema delle loro relative datazioni che ancora oggi appaiono oscure e confuse. Come abbiamo visto nel video relativo alla cronologia, i testi religiosi fanno partire la loro linea temporale dalla creazione del mondo, data fissata arbitrariamente nel corso dei secoli da personaggi differenti, tutti facenti parte del mondo ecclesiastico che la modificavano a loro piacimento senza incontrare nessuna resistenza da parte dei propri colleghi. Siamo arrivati così al punto di avere più di 200 versioni della stessa data con una oscillazione complessiva di più di 2100 anni, una vera e propria assurdità. La stessa cronologia scarigeriana su cui si basa la storia consensuale presenta molti problemi portati alla luce nel corso dei secoli da vari studiosi che l'hanno criticata fortemente. Su di essa si basano tutti i metodi di datazione che conosciamo, tra cui la paleografia, che si prefissa di datare le fonti secondo il concetto vago dello stile di scrittura, utilizzata nella datazione di testi religiosi, che però non può ritenersi affidabile in quanto è dipendente dalla cronologia errata che conosciamo. Modificando la cronologia cambiano automaticamente le datazioni paleografiche. I manoscritti più antichi conservati e più o meno completi della versione greca sono quelli di Alessandria, del Vaticano e del Sinai. La lingua in cui sono scritti è il greco e sono datati con il metodo della paleografia alla seconda metà del IV secolo d.C. Del codice del Vaticano non si sa molto, non si conosce la circostanza di come sia stato pervenuto, i luoghi sono incerti e tre possibili sono stati ipotizzati: Roma, il Sud Italia e Cesarea in Palestina. Si sa soltanto che apparve nei cataloghi del 1475-1481 della Biblioteca Apostolica Vaticana fondata da Papa Nicola V nel 1448. Un fatto curioso lo si apprende quando si va a leggere quelle poche informazioni che abbiamo sulla sua provenienza. Risulta essere stato in possesso del cardinale greco Bessarione, a Nicea e Costantinopoli, vissuto dal 1403 al 1472. Abbiamo già accennato di Bessarione nel precedente video, sostenendo come il suo nome venisse utilizzato dai falsari dei documenti epigrafici per dare autorità e autenticità ai loro testi, per poter foraggiare il mercato dell'antichità o rivendicare attraverso documenti retrodatati ovviamente falsi la supremazia di una città su un'altra. Leggendo la storia veniamo a sapere che arrivò in Italia nel 1438 per partecipare al Concilio di Ferrara, convocato da Papa Martino V l'8 gennaio 1438, che si prefissò tra gli obiettivi quello di riformare la Chiesa. A me sembra una coincidenza non da poco, onestamente. Trovo curioso il fatto che il manoscritto di cui era in possesso il cardinale greco fece la sua comparsa in Italia ben 3 anni dopo la sua morte avvenuta a Ravenna. A questo punto una domanda sorge spontanea: ma siamo sicuri che il Codex Vaticanus non sia stato scritto proprio da Bessarione nel XV secolo? Magari rientrava tra i compiti da svolgere prefissati dal concilio stesso. Ovviamente è una mia ipotesi, che sinceramente non vedo così assurda. Del resto, come accennati in precedenza, durante i secoli già era stato dichiarato che vari testi biblici in realtà fossero stati scritti nel Medioevo. Continuando con la rassegna delle versioni bibliche conosciute, arriviamo ora al Codex Alexandrinus, considerato uno dei più antichi insieme a quello del Vaticano, datato alla prima metà del V secolo. Ahimè, la provenienza anche qui è ignota. Sappiamo che fu regalato a Carlo I d'Inghilterra nel 1628 dal patriarca di Alessandria e successivamente di Costantinopoli Cirillo Lucaris. Da allora è conservato presso il British Museum. Innanzitutto c'è da dire che la datazione non può ritenersi corretta, in quanto basata su un metodo che, come accennati in precedenza, dipende fortemente dall'errata cronologia scarigeriana. Inoltre salta all'occhio l'origine ignota del codice alessandrino, dove sul primo foglio è riportata una nota scritta in arabo risalente solo al XIII-XIV secolo, dove si legge l'avvertimento: legato alla cella del patriarca nella fortezza di Alessandria, chi lo rimuove può essere scomunicato a vita, scritto da Atanasio l'Umile.
Anche in questo caso mi domando se ci troviamo di fronte ad un documento scritto proprio nel XIII-XIV secolo e non nella prima metà del V secolo, visto che non ci sono notizie della sua esistenza nei secoli precedenti al periodo medievale. In seguito arriviamo al Codex Sinaiticus, scritto in greco unciale, cioè maiuscolo, datato al 330 e 350. Anche qui per datarlo è stata utilizzata la palografia, poiché si ritiene che lo stile di scrittura utilizzato fosse in uso tra gli amanuensi latini e bizantini secondo la cronologia scaligeriana dal III secolo all'VIII secolo. Peccato che anche qui delle sue origini non si sa nulla, si è ipotizzato che sia stato scritto in Egitto e qualcuno lo ha associato alle 50 copie della Bibbia commissionate dall'imperatore romano Costantino I a Eusebio di Cesarea dopo la sua possibile conversione al cristianesimo. Questo aspetto è molto interessante, poiché abbiamo già ampiamente parlato di come Eusebio sia stato ritratto in abiti medievali in un quadro di epoca rinascimentale e di come corrisponde in modo sorprendente alla figura di Niceforo Callisto, vissuto nel XIV secolo d.C., autore di un'opera identica a quella del padre della Chiesa antico. A questo punto azzardo una domanda che a molti potrà sembrare ridicola, ma la dico lo stesso. Sarà forse che Costantino I sia un personaggio molto più recente, vissuto nel XIV secolo, al tempo di Niceforo Callisto identificato come Eusebio di Cesarea? Vi chiedo di rimanere tranquilli e di non insorgere perché tratteremo questo aspetto più avanti. Ora ci limitiamo ad andare per gradi ed avanzare qualche ipotesi e far nascere qualche dubbio. Comunque anche qui ci sono da fare delle considerazioni importanti in merito. Innanzitutto il Codex Sinaiticus fu ritrovato da Constantin von Tischendorf presso il monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai in Egitto tra il 1844 ed il 1859. Qui si va ben oltre l'epoca rinascimentale e siamo subito dopo il reset del 1800 e freschi dall'immensa riforma attuata proprio dal XVI al XIX secolo, che ha visto oltre alla distruzione di molti testi, il sovvertimento dell'intero ordine mondiale costituito fino a quel momento con l'introduzione di una nuova storia scritta, prevalentemente in Italia, che ha spazzato via la tradizione storica documentata più breve e conosciuta fino a quel momento da tutti e che ci ha restituito una storia molto più lunga, con personaggi duplicati e nomi geografici stravolti ed altrettanti eliminati dalle mappe. In questo senso permettetemi di fare una piccola postilla. Sappiamo che contrariamente da quanto vuol far apparire la comunità storica fedele alla versione scaligeriana, tuttora non si è riuscita ad individuare il Monte Sinai e molti luoghi biblici legati alla narrazione dell'Antico e del Nuovo Testamento non hanno ritrovato riscontro a livello archeologico. Di fatto non ci sono prove che questi eventi siano avvenuti nell'odierna Palestina, dove la Gerusalemme che conosciamo sorge sui resti di un vecchio insediamento conosciuto come Al-Quds. Quindi si può prendere in considerazione l'idea che gli eventi biblici e la geografia siano accaduti in altri luoghi rispetto a quelli conosciuti oggi. Anche qui non ci dilunghiamo, perché tratteremo bene di questo aspetto più avanti. Insomma, questi tre codici fecero la loro comparsa solo dopo il XV secolo d.C. e la loro reputazione di antichità venne creata solo nel XIX secolo dall'autorità di Tischendorf, basandosi, come abbiamo visto, sulla datazione palografica e lo stile di scrittura dei testi. La cosa certa è che la storia di questi manoscritti si può seguire solo dai nostri giorni in giù, fino al 1475 d.C. Le composizioni bibliche considerate apparentemente più antiche sono il manoscritto della profezia di Zaccaria e Malachia, fatte risalire al VI secolo d.C., purtroppo anche in questo caso datati sempre secondo il metodo della palografia e tra quelli maggiormente conservatisi risultano essere in greco. Manoscritti della Bibbia risalenti al IX secolo e di epoca più tarda datati al XIII secolo d.C. sono conservati in molti archivi di Stato. Il manoscritto ebraico più antico è un frammento dei libri dei profeti datato presumibilmente all'859. I manoscritti successivi per antichità sono prevalentemente due,
Il primo riguarda i libri dei profeti, è datato al 916 d.C. ed il secondo datato al 1008 d.C., e cioè il testo intero dell'Antico Testamento. Tuttavia, il libro dei profeti è provvisto di data, scritta dall'amanuense, e cioè il 1228. In base alla punteggiatura babilonese delle lettere, questa data è segnata secondo l'era seleucide, che fa risultare circa l'anno 916 d.C. Si presume che il canone della Bibbia sia stato fissato dal concilio di Laodicea, presumibilmente nel 363 d.C. Peccato però che non si sono conservati gli atti sia di questo concilio che di quelli precedenti. Fu formalmente istituito solo a partire dal Concilio di Trento, guarda caso, convocato durante la Riforma nel 1545 e durato fino al 1563. Per ordine di questo concilio fu distrutta una massa di libri, riconosciuti apocrifi, in particolare gli Annali dei Re dei Giudei ed Israele. Per caso furono distrutti perché contenevano una storia differente rispetto a quella scritta nei testi della fazione vincente rappresentata dai cronologisti scaligeriani? Ancora, nel 1902 l'inglese Nash acquistò in Egitto un frammento di un manoscritto ebraico su papiro, a cui non sono riusciti a stabilire una datazione, arrivata solamente più tardi e che corrisponde all'inizio dell'era cristiana. In seguito, nel 1947, vennero scoperti i rotoli di Qumran, dichiarati più antichi a seguito di un confronto con il papiro di Nash. Tra gli studiosi emersero grandi divergenze per la datazione dei rotoli, con uno spettro che va dal II secolo al tempo delle crociate. Nel 1962 i rotoli di Qumran vennero sottoposti al metodo del radiocarbonio, che confermò l'inizio dell'era cristiana, ma che, come vedremo più avanti, non è affidabile ed è inapplicabile a reperti distanti 2-3 mila anni dalla nostra epoca a causa dell'enorme spettro delle datazioni risultanti che raggiunge i 1000-2000 anni. Inutile aggiungere che anche per i rotoli di Qumran si sospetta un'origine medievale, forse per giustificare in futuro quello che sarebbe successo con lo spostamento della nuova Gerusalemme nell'odierna Palestina e quindi creare i presupposti per una rivendicazione che non avrebbe ragione di essere. Anche questa rappresenta una mia considerazione ipotesi e non vuole costituire in nessun modo la realtà dei fatti, pertanto prendetela come tale. Oltre al fattore datazioni, le fonti religiose di vari manoscritti più o meno antichi hanno il problema delle vocalizzazioni. Questo aspetto è molto importante e da esso possono sorgere delle difficoltà nella lettura che può essere fraintesa, ambigua e malinterpretata. Il testo dell'Antico Testamento, ad esempio, scritto in ebraico antico, in origine non aveva né vocali né segni che lo sostituissero, pertanto sono scritti solo con consonanti. Anche gli antichi testi egizi presentano lo stesso problema, dove i nomi dei re egiziani sono dati nella bibliografia moderna in versione convenzionale, arbitraria e scolastica, adottata nei libri di testo, e queste forme differiscono molto l'una dall'altra e sistematizzarle è impossibile, poiché è frutto di lettura arbitraria diventata poi tradizionale. Questa modalità di scrittura può essere stata adottata in quanto in passato il costo e la rarità dei materiali per la scrittura costringeva gli scribi a economizzare il processo, tralasciando quindi le vocali. La Bibbia ebraica, come i vari manoscritti, hanno un'ossatura di consonanti riempite di punti e segni per indicare le vocali mancanti. La lettura quindi si svolgeva solo sulle consonanti riempite con vocali nella misura della capacità del lettore e di pari passo alle esigenze emergenti del senso e alle tradizioni orali. Questo è un aspetto non da poco, poiché una parola scritta con sole consonanti può avere molteplici significati. Pensando solo alla combinazione KRV, possiamo ottenere, aggiungendo le vocali krov, sangue, krivos, curvo, corava, mucca, coriavi, ruvido, curevo, fumo. Ancora la combinazione SMN potrebbe stare per Osman o il nome Simon. RK potrebbe stare per reca, fiume, ruca, mano, rock, fato e potremmo continuare ancora. Poi è da tenere bene a mente che le consonanti possono tramutarsi l'una nell'altra con pronunce quindi diverse. Per esempio F diventava T e viceversa,
P era confusa con F, M con N, B con P, eccetera. Da qui le discrepanze come Cesare o Zar, Firas o Tiras. Oltretutto c'è l'aspetto della direzione della scrittura, che come sappiamo va da sinistra verso destra in Europa e da destra verso sinistra in arabo o in ebraico, con il risultato di ottenere un nome differente. Pensiamo al caso di Gaspare, che poteva diventare Rabsak. Immaginate quanta confusione possa creare la lettura di testi strutturati solo con consonanti. Se non si hanno indicazioni per poterli leggere nel loro senso originario, conoscendo le giuste vocali da inserire, o non ci si ricorda che le stesse consonanti possono trasformarsi come detto in precedenza, la stessa traduzione ne può risentire e ci arriverà una versione molto distorta dello scritto originale. Immaginate anche quante frasi intere possano essere state travisate e malinterpretate. Facciamo un esempio illustrativo. Chiunque conosce l'espressione "è più probabile che un cammello passi per la cruna di un ago". La Bibbia ci dice: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Matteo 19:24. Questa frase suona alquanto strana, tuttavia è risaputo che questo cliché verbale, oggi consueto, potrebbe essere sorto a causa di un malinteso. La parola cammello potrebbe essere apparsa come risultato di una traduzione errata della parola corda. Citiamo ad esempio il dizionario etimologico tedesco. Nell'espressione biblica che cita "piuttosto un cammello passerà per la cruna di un ago", la parola cammello non deriva dal greco cammello, ma da la fune d'ormeggio. Se una volta confondevano le parole dal suono simile, allora invece dell'espressione del tutto comprensibile, piuttosto la fune d'ormeggio, cioè il cavo, la corda, passerà per la cruna di un ago, sorse una formulazione assurda con cammello. In questo caso la confusione corda-cammello è innocua, tuttavia quando le distorsioni sorgono nella lettura di cronache antiche, possono avere conseguenze croniche molto più gravi. Distorcono notevolmente l'immagine del passato e vedremo che cliché sbagliati e profondamente radicati permeano davvero molte delle nostre convinzioni moderne e della nostra storia antica. Wilhelm Gesenius scrisse di quanto sia imperfetto ed incerto questo modo di scrittura. Curtis disse che per gli ecclesiastici il significato delle lettere rimaneva molto incerto e poteva essere compreso solo con l'aiuto dell'autorità della tradizione. Robertson Smith aggiunge che gli amanuensi, oltre al solo testo spesso ambiguo, non avevano altre guide, fatta eccezione per la lettura orale. Non avevano regole grammaticali da poter seguire. Sembra che questo difetto della Bibbia ebraica sia stato eliminato non prima del VII-VIII secolo, quando i masoreti risistemarono il testo biblico aggiungendovi dei segni in sostituzione delle vocali. Purtroppo non avevano nessun'altra guida, ad eccezione del proprio giudizio e una tradizione imperfetta. Anche questo aspetto non è da poco, visto che si deva loro la diffusione dei testi sacri per come li conosciamo oggi a seguito dell'immenso lavoro che fecero per studiare e sistematizzare la Tanakh, cioè la raccolta di testi che corrisponde, seppur con qualche differenza, all'Antico Testamento. Da quanto ci viene detto, procedettero alla progressiva eliminazione di tutto ciò che essi giudicarono errori, deformazioni del testo e aggiunte inserite da vari copisti. Mi domando io però su quale base, visto che non avevano regole di indicazioni da seguire, ma tutto era lasciato alla libera interpretazione. Chissà quanto hanno stravolto dei testi originali e quante informazioni sono andate perdute. All'inizio si riteneva che le vocali fossero state introdotte nel testo ebraico da Esdra nel V secolo a.C., ipotesi poi smentita successivamente da Levis e Capellus nei secoli XVI e XVII, che dimostrarono che fossero state introdotte solo dai masoreti, scoperta questa che produsse una grande sensazione in tutta l'Europa protestante. Questo poteva comportare il totale rovesciamento della religione, poiché i segni vocali si rivelarono essere semplicemente un'invenzione umana e non un fatto della rivelazione divina. Inoltre, invenzione questa di un'epoca molto più tarda. Come si poteva fare affidamento sul testo della scrittura? Questa scoperta suscitò enormi dibattiti e molti accesi nella storia della critica biblica e durò per più di un secolo.
Infine cessò ed in maniera arbitraria venne riconosciuta la fedeltà della nuova lettura. Può essere possibile che la nascita di queste discussioni inerenti alla vocalizzazione, nate nei secoli XV-XVII d.C., si deva al fatto che esse siano state aggiunte proprio in quel periodo dai Masoreti, nel bel mezzo della Riforma, e visto che tutti non si trovavano d'accordo con tale versione della vocalizzazione, nacque una certa resistenza superata poi a fatica. Solo successivamente questa decifrazione masoretica della Bibbia fu respinta nei secoli fantasma 7 e 8 per conferire l'autorità dell'antichità ai testi biblici. Stesso destino accadde al Corano, dove nel presunto VII secolo, durante la sua trascrizione, furono introdotti dei segni in apice, sovrascritti e sottoscritti per la differenziazione di lettere simili, indicazione di vocali ed il loro raddoppiamento. Può anche questa attività riferirsi ai secoli XV e XVI? In ultima analisi, ricordiamo che proprio nel XV secolo ci fu lo scisma religioso, da cui nacquero le differenti dottrine oggi conosciute, e che prima erano unite sotto un unico tipo di religione, e cioè il cristianesimo ancestrale, di cui quello ortodosso ha mantenuto di più la forma originale nella sua accezione apostolica, e cioè della gente. Tutto questo emerge dagli scritti dello storico inglese Edwin Johnson, famoso per i suoi lavori volti alla critica e storiografia di tutto il cristianesimo, che ci appare molto differente rispetto alla concezione comune che si ha oggi. Insomma, la questione relativa ai testi cosiddetti sacri non è differente da quella che abbiamo visto per le fonti antiche, e viene da sé che probabilmente anch'essi hanno un'origine medievale e parlerebbero di eventi avvenuti nei secoli XII-XVI, propri della vera tradizione storica, più breve conosciuta da tutti, che successivamente è stata quadruplicata da Scaligero Petavius, retrodatata con l'aggiunta di secoli fantasma e personaggi, veri e propri alter ego delle figure vissute in epoca medievale. Successivamente alla Riforma i testi sono stati messi sotto un'accezione religiosa che, con l'aiuto di un'errata traduzione a causa dell'ambiguità dei testi scritti in consonanti, hanno prodotto una distorsione del significato originale, restituendoci una versione malinterpretata, oggetto di tutte le critiche del caso, promosse da molti studiosi nel corso dei secoli e presenti ancora oggi. Per il momento è tutto, come al solito vi ringrazio per la visione, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate pure un commento, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale.